Salve a tutti e a tutti, benvenuta Silvia Fanzecco. Ciao, ciao. Grazie per aver accolto il nostro invito. Siamo nell'ambito del progetto Feminict, un progetto finanziato Erasmus Plus che vuole in qualche modo analizzare e abbattere quelli che sono gli stereotipi e i pregiudizi che in qualche modo impediscono l'inserimento nel mercato digitale, nel mercato tech, nel mercato STEM delle donne. A seguito dell'analisi dei dati, a seguito di alcune ricerche che abbiamo effettuato, ci si è resi conto di quanto mancassero però i racconti di donne che vivono e lavorano in quell'ambito, spesso rivestendo ruoli anche importanti. Di qui la necessità di raccontarli attraverso il nostro progetto e diamo quindi il benvenuto a Silvia Fanzecco e cominciamo proprio col chiederle di raccontare un po', di presentare se stessa, il suo percorso professionale e cosa l'ha spinta ad intraprendere la carriera in questo campo. Allora, intanto grazie e saluto tutti e tutte le persone che comunque vedranno questa intervista. Mi presento appunto, sono Silvia, attualmente oggi sono community manager in SciTech. SciTech è un ente no profit che ha come obiettivo principale quello di voler colmare il divario di genere nel mondo tech e digitale, e questo appunto attraverso attività di community, di networking, di formazione e di sensibilizzazione. Se devo raccontare il mio percorso professionale in poche parole, ma in piccoli step, io ho iniziato appunto con una laurea in realtà in comunicazione, che a suo tempo appunto era anche una laurea a Cagliari un po' più innovativa perché si basava tutta sull'e-learning. Se ci pensiamo adesso sembra ormai scontato, però qualche anno fa non lo era molto avanti, innovativa. Subito dopo la laurea ho trovato e sono entrata a lavorare in uno spazio di coworking che si chiama Open Campus a Cagliari sempre, ed è stato uno dei primi spazi di coworking in Sardegna, e metteva insieme appunto, oltre all'idea del lavorare nello stesso spazio, ma metteva insieme soprattutto start-up tecnologiche. E questo ovviamente mi ha avvicinato per la prima volta al mondo tech, e facendomi rendere pure ovviamente conto che quello fosse un mondo veramente a appannaggio molto maschile, proprio perché se adesso ripenso con la consapevolezza di oggi, ripenso a quel tipo di ambiente, mi rendo conto che era veramente un ambiente molto squilibrato da un punto di vista di genere. Subito dopo, diciamo dopo 2 anni, ho deciso per una scelta personale di trasferirmi a Milano, e a Milano sono andata a lavorare in un altro degli spazi di coworking più famosi, diciamo, e più conosciuti in questo ambiente, che è appunto Talent Garden. A Milano mi sono sempre occupata di community management in quell'ambiente, anche in Talent Garden, e anche lì ovviamente le start-up digitali e tecnologiche erano per la maggiore, quindi diciamo che questo mi ha permesso in maniera un po' indiretta, diciamo, di esplorare anche quali potevano essere le carriere, quali potevano essere le scelte professionali nel campo tech, nel campo digitale. E quindi questo, diciamo, mi ha permesso di appassionarmi anche a queste tematiche e a questo mondo, e dall'altra parte di rendermi anche conto che questo mondo poteva essere un mondo anche molto accessibile, e che poteva essere anche molto aperto alle figure femminili. Quindi questo veramente per dire in due parole chi sono, cosa faccio, qual è stato il mio percorso e anche che cosa mi ha un po' portato in questo Spinto, campo. certo. E hai sottolineato, infatti i dati, insomma, lo mostrano chiaramente che è un mondo ad appannaggio maschile, no? Dove la maggioranza delle figure presenti sono uomini. Allora ti chiedo, rispetto a questo, che tipo di ostacolo hai trovato e come hai superato eventuali limiti dettati appunto dal genere in un ambito STEM, tech?
Allora, forse diciamo che ovviamente quello più scontato è il limite un po' più tecnico, cioè entrare comunque in contatto con terminologie, concetti, tecnologie che non fanno parte comunque del tuo background è abbastanza complicato inizialmente, nel senso che devi entrare in un'ottica diversa, devi comunque informarti, quindi c'è un ostacolo iniziale che è quello proprio dell'alfabetizzazione, Del linguaggio, no? del Proprio, linguaggio, che è esatto, che tipico di ogni comunque campo. non è scontato perché nonostante magari la mia laurea in comunicazione durante la quale comunque ho avuto l'opportunità anche di studiare un po' di programmazione e di studiare anche come l'interazione tra tecnologia e comunicazione fosse comunque agli esordi, perché parlavamo dei primi anni anche dei social network, eccetera. Ovviamente il linguaggio da capire è il primo ostacolo. Forse il secondo ostacolo, ed è quello di cui mi sono resa conto anche andando avanti un po' con quella consapevolezza che poi ho preso della disuguaglianza e di genere all'interno del settore tech, è proprio la non rappresentanza. Cioè, quando tu non ti senti anche in un ambiente egualitario o comunque ti confronti soltanto con una parte, con un 50%, diciamo, ti rendi conto anche del disagio spesso che puoi trovare o comunque della non rappresentanza, cioè sentirsi ed essere in ambienti dove comunque puoi trovare anche dei punti di riferimento, magari trovare più donne. Tendenzialmente, questa è una cosa che poi ho potuto verificare anche parlando con professioniste che sono magari più tech di me come background, è qualcosa che in un certo punto di vista ti può scoraggiare, può rappresentare comunque un ostacolo, Un ecco. limite. E quali iniziative o programmi ritieni siano di fatti essenziali però per promuovere l'uguaglianza di genere e l'emancipazione delle donne in questo settore? Allora, ovviamente adesso rubo un po' di cose da quello che facciamo con SciTech, perché penso che poi siano i punti cardine su cui si può lavorare e le persone anche singolarmente possono lavorare, quindi prendo anche spunto da altri role model che mi è capitato di intervistare, di sentire e comunque credo che siano abbastanza utili e concrete. Sicuramente il network, cioè fare networking, che può essere una parola, un inglesismo che lascia il tempo che trova, in realtà costruirsi un gruppo di persone, una comunità a cui fare riferimento, con cui confrontarsi, dove trovare supporto e dare supporto, secondo me è qualcosa di fondamentale per abbattere gli stereotipi e per creare consapevolezza e promuovere l'uguaglianza. Poi c'è ovviamente la parte di formazione, quindi dare delle opportunità formative che aiutino, comunque supportino le donne, che possono essere giovani donne o professioniste, è sicuramente fondamentale per accogliere anche in questo mondo tech e digitale che comunque è sempre trasversale. Quindi anche tutto il mondo tecnologico sta sempre di più prendendo piede anche in carriere che sembravano totalmente all'opposto, come le carriere umanistiche o i background di tipo umanistico. C'è sempre più ibridazione tra queste due carriere che sembravano così separate. Quindi formarsi sia da un punto di vista tecnico e quindi dare quelle opportunità, ma anche sulle soft skills, quindi quelle competenze più trasversali che aiutano anche a prendere confidenza con se stessi e con se stesse utilizzare e sfruttare queste soft skills anche nella carriera professionale e nella crescita professionale. E poi non bisogna sottovalutare ovviamente tutte le attività un po' più di sensibilizzazione e di empowerment, chiamiamole così, che vanno dal role modeling, quindi raccontare e portare storie di donne che si sono costruite una carriera nel mondo tech e digitale, mentorship, quindi chiedere appunto supporto a donne che hanno fatto quel tipo di scelta, hanno attraversato, come dicevamo prima, un certo tipo di ostacoli, magari capire come li hanno superati, che quindi possono essere e possono dare dei consigli utili, pratici e concreti
a chi quei passi li sta facendo adesso. Grazie, siamo felici in realtà perché poi le iniziative che portavi come Silvia, ma che portavi anche come Scitec, che sicuramente sta avendo una voce importante, no, sul territorio italiano per promuovere l'uguaglianza di genere e per favorire la consapevolezza. Hai parlato di consapevolezza che è una chiave fondamentale, ma che dobbiamo acquisire anche noi stesse donne, no? La consapevolezza di bias, di stereotipi. Maybrit Moser, che è una delle role model che noi sempre citiamo, parlando di conciliazione vita-lavoro, è la neuroscienziata, diceva che era riuscita a conciliare le sue due figlie con il laboratorio, scoprendo e mappando il nostro cervello, perché non vedeva le barriere che tutta la società vedeva. E quindi lei lavorava come scienziata e non come donna, quindi non dava un genere al suo lavoro, alla sua professione, alla sua tecnicità. Quindi sì, crediamo fortemente nel role model ed è per questo che ti abbiamo invitato ad essere role model, quindi da intervistatrice ad intervistata per Esatto, raccontare fa strano, ma un po' le esperienze. Fa strano, però è un po' l'evoluzione, no? Perché poi ogni certo. narrazione ha sempre degli spunti di riflessione o di identificazione che ci portano ad uscire dal limite che poi noi stesse ci diamo. Hai parlato di responsabilità individuale ed è un'altra arma fondamentale, cioè comprendere chi sono, dove voglio andare e qual è il futuro possibile. E allora ti chiedo, visto che hai nominato Scitec, se ci sono degli importanti risultati o progetti nei quali sei stato coinvolta e come pensi che abbiano avuto un impatto positivo sulla comunità, ecosistema piccolo-grande nel quale avete agito. Allora, ce ne sono diversi ovviamente, ma perché appunto lavorando anche su più fronti ti capita poi di avere anche più scelte, però credo che raccontare la storia di questa ragazza, che poi è una persona che fa parte della nostra community, possa essere un po' rappresentativo. Quindi è una storia che mi piace e che mi è rimasta Condividere. molto impressa e mi piacerebbe condividere. Diciamo che abbiamo qualche anno fa, forse un anno e mezzo fa, abbiamo portato avanti con uno dei nostri partner un'academy che voleva essere un'opportunità gratuita e accessibile a tutte quelle donne che volevano rispendersi nel mercato del lavoro, quindi donne che magari non erano contente della propria professione, all'indomani del Covid che avevano perso il loro lavoro, ma che si trovavano in una situazione anche professionale un po' di stallo perché magari appartenenti anche a quelle tipologie di business un po' più con delle competenze che magari non erano in linea con quello che stava chiedendo il mercato. Quindi insieme a questo partner abbiamo creato questa Academy che aveva sia una parte di formazione più tecnica e che quindi permetteva a queste donne di certificarsi in un qualcosa che è invece molto più richiesto dal mercato del lavoro e dall'altra parte avere anche un percorso di mentoring ed entrare poi nella community di Scitec e iniziare ad avere un po' più, chiedere un po' più supporto al network anche per una crescita professionale diversa. E c'è stata una ragazza che ha portato a termine tutto il suo si trovava in una situazione professionale molto tossica, da cui però non poteva uscire per ovvie ragioni, perché poi il lavoro è qualcosa che comunque è necessario, soprattutto per vivere. Molto tossica, quindi questo per lei è stata una grande sfida perché ha dovuto conciliare poi questa parte di academy con la sua vita professionale, quindi con il suo lavoro. È riuscita a certificarsi, non ha preso soltanto una certificazione, ma ne ha preso anche più di una perché era talmente entusiasta ed è riuscita ad andare avanti con un entusiasmo tale e questa voglia e determinazione di cambiamento e appena finito e preso il primo certificato è riuscita subito a cambiare azienda e quindi riposizionarsi poi nel mercato del lavoro e per me questa è comunque una bella storia, una poi delle tante, però era per essere anche abbastanza concreti. Certo, ed è una storia di successo perché poi spesso guardiamo il quantitativo e non il qualitativo, no? Al di là dell'impatto che abbiamo avuto, abbiamo cambiato in Esatto. qualche modo la vita di una donna che ha avuto l'opportunità poi per svolgere ciò che era suo.
quindi in realtà la sua Esatto. autenticità, le sue capacità, le sue competenze. Qual era il tuo L'impatto è sogno? quello che è riuscita a creare anche questa persona, che ovviamente è isolato, però l'impatto che poi questa persona magari può creare anche nelle altre persone è esponenziale, perché ovviamente lei poi ha Certo. portato la sua esperienza fuori dalla sua sfera personale e ad oggi è magari diventata mentor o persona di supporto per altre persone che vogliono fare quello stesso percorso. Certo, certo. E invece andiamo un po' a te e quando eri piccola, quando eri più giovane, no? Durante i tuoi studi, qual era però il tuo sogno lavorativo? Cioè, dove ti vedevi? Come ti vedevi? Qual era la professione che immaginavi? Allora, diciamo che ho sempre voluto, non ho mai avuto una professione, a parte le classiche professioni, perché tutto il mondo professionale che c'è oggi non c'era, e non è che sto parlando di secoli fa, ma di veramente pochi anni fa, però si è evoluto talmente in fretta che quando ero piccola avevi, diciamo, i sogni un po' più classici, magari vorrei fare la medica, vorrei fare l'avvocata. Sicuramente non mi sarei mai immaginata di diventare una community manager o comunque gestire una community di donne nel mondo tech, nel mondo digitale, perché non esisteva minimamente questa cosa. Però una cosa di cui sono sempre stata un po' sicura e certa è che avrei voluto comunque creare un impatto, cioè fare qualcosa nella vita che potesse creare un impatto ed essere da un punto di vista sociale utile. Ed è anche il motivo per cui un po' nella mia carriera, nel mio percorso, ho anche collaborato con diverse associazioni, ho cercato anche di abbinare sempre allo studio un po' più classico, soprattutto quello universitario, attività anche un po' più socialmente utile o di impatto sociale, ecco, perché questo è sempre stato un po' il mio sogno. Ok, cioè lasciare un'impronta non è un sogno da poco, non è un purpose da poco e non è una sfida da poco, quindi siamo liete insomma che esistano persone che in qualche modo vedono il successo come la realizzazione di qualcosa che abbia impatto sulla comunità e sul resto, no? Non solo sulla sfera personale. Per cui grazie per averci dato insomma questa speranza e soprattutto la consapevolezza che in tante, se solo avessimo l'opportunità di raccontarlo, abbiamo delle intenzioni che vanno al di là della nostra sfera privata. E allora ti chiedo però di condividere invece qualche consiglio, qualche lezione che hai imparato dalla tua esperienza e che potrebbe essere di ispirazione per le giovani professioniste nel settore tech, nel settore digitale. Allora, qualche consiglio o lezione. Allora, un consiglio sicuramente che mi sento di dare è quello di darsi di trovarsi appunto, come dicevo prima, dei progetti o comunque dei network che possono essere delle community, delle comunità, delle associazioni dove provare o dove poter anche lavorare in gruppo, lavorare in squadra, trovare comunque dei progetti a parte, in parallelo poi alla propria carriera, al proprio percorso di carriera. Perché secondo me poi costruirsi un po' un network che è anche vicino alle proprie passioni o comunque a quello che si vorrebbe fare o si desidera fare è un punto in più perché ti permette proprio di generare quel tipo di confronto e imparare anche dagli altri e dalle altre qualcosa che tu ancora devi sperimentare. E quindi secondo Certo, me quello di costruirsi dei network, costruirsi un proprio network è qualcosa di molto utile, ma farlo in maniera ovviamente autentica efficace. e disinteressata, nel senso che non deve essere un qualcosa di naturale, quindi quello sicuramente. E l'ho imparato dalla mia esperienza perché, se proprio devo dire la verità, io non ho mai mandato un curriculum nella mia carriera professionale, nel senso che dopo la laurea, grazie al fatto che avevo partecipato ad un percorso che ti permetteva di portare la tua idea di impresa universitario, extrauniversitario, e sono riuscita a trovare poi il posto Che, ti- che che ha permesso di rispondeva, iniziare la diciamo, mia alle tue aspettative. carriera.
E certo. lo stesso poi con Talent Garden e lo stesso con SciTech, quindi anche quello di sapersi circondare anche un po' delle persone che poi ti aiutano a fare delle tue passioni anche anche magari il tuo lavoro, Non che non, solo, ti aiutano non a... deve essere così per forza, ma No, può ma ti aiutare. aiutano poi ad attivare delle competenze che altrimenti non avresti esercitato, no? Perché spesso noi veniamo ingaggiati o comunque ci ingaggiamo con ruoli specifici e definiti all'interno di organigrammi o progettualità precostituite. Nel momento in cui usciamo da quei confini, abbiamo l'opportunità di assumere altri ruoli e quindi di scoprire semmai passioni e competenze nuove in altre Esatto, collaborazioni. Quindi non chiudere i confini e oltre i confini è sempre stato il nostro motto come Spazio Costanza, siamo nati per questo, in realtà per uscire dai confini delle esatto. associazioni, delle realtà e creare proprio questa connessione. Abbiamo pochissimi minuti e ti chiedo di parlarci dei tuoi modelli o fonti di ispirazione, cioè chi è che in qualche modo ti ha ispirato? Persone incontrate, non incontrate, racconti sentiti, più persone. Sì, allora ci sono delle persone, non ho modelli, grandi modelli, diciamo, lontani dalla mia vita poi quotidiana. Io dico sempre che uno dei miei modelli principali è stata poi la Chiara Brughera, che è poi la persona con cui lavoro e che ha lasciato per esempio il suo lavoro per portare avanti il progetto dell'associazione. Quindi per me è sempre stata dall'inizio, da quando abbiamo lavorato insieme in Talent Garden, quindi dove l'ho conosciuta, è sempre stata una persona che per me è stato proprio un modello. Mi ha accompagnata dandomi degli spunti anche su come crescere professionalmente, su come fidarmi anche delle mie potenzialità mi ha dato anche veramente un metodo di lavoro che ad oggi poi ho fatto mio, ma è stata una bella guida, soprattutto per il fatto che lei è stata una delle prime persone, delle mie prime manager che ho incontrato quando mi sono trasferita a Milano, quindi città nuova, persone nuove, nuovi network da costruire e lei è stata anche un po' per me un po' un supporto, una guida anche per ricrearmi un po' la realtà che avevo lasciando la Sardegna. Silvia, un consiglio alle ragazze che vogliono e cominciano ad essere attratte da questo mondo. Di darsi la possibilità, libere da stereotipi, bias, di cui invito ad essere consapevoli. Ci sono un sacco di risorse online, in giro per i social che ci possono aiutare a capire, a comprendere perché siamo vittime o perché appunto anche vittime inconsapevoli di questi bias, ma oltre questi, quindi andare oltre e immaginarsi anche un futuro, una carriera nel mondo tech e digitale perché sono veramente professioni in forte crescita e ne avremo tanto bisogno. Grazie davvero Silvia per queste preziose parole e condivisioni, grazie per averci portato SciTech, che abbiamo nominato nelle nostre ricerche sicuramente come una delle associazioni che più si è mossa e ha voluto cambiare in qualche modo il flusso delle cose. E ci rivedremo presto, sicuramente in altri contenuti e contenitori. Grazie Grazie mille a ancora. voi, grazie.